Stai cercando il tutorial di uno scaldacollo super semplice, leggermente traforato, che puoi replicare con qualsiasi tipologia di filato e adattandone le misure in base alle tue esigenze? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video realizziamo insieme uno scaldacollo morbidissimo, leggermente traforato, che potrete replicare con qualsiasi tipologia di filato. Potrete inoltre personalizzarne le misure partendo dalla circonferenza fino all'altezza del vostro progetto, che andremo ad eseguire utilizzando solamente i punti base dell'uncinetto: catenella, maglia bassa e maglia alta, e ovviamente vi seguirò in tutte le fasi fondamentali del vostro progetto. Lo scaldacollo viene lavorato in circolare partendo da una determinata circonferenza e si va poi a proseguire verso l'alto fino a raggiungere l'altezza desiderata. Quali sono le misure del mio scaldacollo? Poiché desideravo un progetto da portare con un triplice incrocio, il mio scaldacollo ha una circonferenza di circa 160 cm e un'altezza complessiva di circa 16,5 cm. Ho utilizzato esattamente la metà del filato che vedrete nella sezione del video dedicata ai materiali. Si tratta di un super gomitolo, una Cakes multicolore, dal metraggio molto importante. All'inizio pensavo di utilizzare tutto il filato, ma la resa è stata veramente strabiliante, è bastata la metà del gomitolo. Con il filato avanzato potrei andare a realizzare un secondo scaldacollo. Vediamo quindi insieme i materiali che ho utilizzato e realizziamo insieme il nostro scaldacollo. E se questo progetto sarà di vostro gradimento, vi invito poi a farmelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. E sempre sotto il video, se ancora non l'avete fatto e ovviamente se ne avete piacere, trovate il pulsante per iscrivervi al mio canale, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Filato, detto fatto, di Adriafil. La cake pesa 150 grammi e ha una resa di circa 525 metri, 60% lana, 40% acrilico. Come numero di uncinetto e numero di ferri ci viene consigliato il 4,5. Codice colore 83 per questa sfumatura meravigliosa. In base allo spessore del filato e alla mia mano di lavorazione utilizzerò un uncinetto numero 5. Per il nostro progetto andremo ad utilizzare il punto iris in circolare, un punto che richiede come numero di maglie di base un multiplo di 4. Andremo quindi ad avviare le nostre catenelle verificando che queste siano un multiplo di 4. Come capire quante catenelle avviare per il nostro progetto? Dobbiamo sempre realizzare un piccolo campione e fare poi la proporzione. Nel mio caso, con questo numero di uncinetto e questo filato, per ottenere la misura desiderata, ho avviato 200 catenelle. Più catenelle andremo ad avviare, più ampio sarà il nostro progetto. Io volevo appunto uno scaldacollo molto morbido, molto ampio, in modo da fargli fare più giri intorno al mio collo, per questo ho deciso di puntare a un numero di catenelle importante. Se desideriamo uno scaldacollo morbido che faccia anche più giri intorno al nostro collo, dovremo quindi avviare un numero di catenelle importante. Se invece desideriamo un progetto più aderente, andremo a diminuire il numero di catenelle. Fate sempre un campione e poi stabilite in base al numero di uncinetto, alla tipologia di filato e alla vostra mano di lavorazione il numero di catenelle multiplo di 4 che vi serve. Realizzate quindi le mie 200 catenelle, vado ora a chiuderle in cerchio. Verifico che siano tutte rivolte nello stesso verso, non devono esserci torsioni di questo tipo. E vado ad entrare nella prima catenella lavorata. Prendo il mio filo e chiudo con un punto bassissimo. E devo rientrare nella stessa catenella dove sono appena entrata con l'uncinetto per chiudere con un punto bassissimo.
rientro nella stessa catenella, prendo il filo e lavoro un punto basso. Il punto basso che abbiamo appena lavorato qui sulla nostra sinistra presenta un filo. Ve lo metto in evidenza utilizzando un ago. Con l'uncinetto dobbiamo passare al di sotto di questo filo. In questo modo e lavorare un altro punto basso. In questo modo abbiamo lavorato 2 maglie basse una dentro l'altra e questa sequenza di punti andrà a sostituire il primo punto alto del nostro giro. Sulla parte alta di questo punto vi consiglio di andare ad applicare un marcatore. Questo marcatore ci sarà molto utile al termine del giro. Proseguiamo con la sequenza del punto iris. Nello stesso punto dove abbiamo lavorato la prima maglia bassa dobbiamo lavorarne una seconda. Quindi filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella di base e lavoro un secondo punto alto. Aggiungiamo poi una catenella di separazione e sempre nello stesso punto dobbiamo lavorare 2 maglie alte. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella stessa maglia di base e lavoriamo una e 2 maglie alte. Questa sarà la nostra sequenza di punti. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto di base. Saltiamo ora le prossime 3 catenelle e nella quarta andiamo a ripetere la stessa sequenza di punti. Salto quindi 1, 2, 3 catenelle. Nella quarta lavoro 1 e 2 maglie alte, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte nella stessa catenella di base. Salto le prossime 3 catenelle, 1, 2 e 3 e nella quarta ripeto la sequenza. 2 maglie alte, una catenella di separazione e 2 maglie alte nello stesso punto di base, ottenendo questo risultato. E questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Completata una sequenza di punti, saltiamo 3 catenelle di base, nella quarta nuova sequenza, saltiamo 3 catenelle, nella quarta catenella ripetiamo la sequenza. In questo modo fino al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, dopo aver eseguito la nostra ultima sequenza di punti, ci avanzeranno precise 3 catenelle di base. Per concludere questo giro, sulla maglia che abbiamo segnato con il nostro marcatore, dobbiamo eseguire un punto bassissimo. Rimosso il marcatore, entriamo nel punto, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto bassissimo. I passaggi per la chiusura e l'inizio di questo giro sono quelli che ripeteremo poi per tutto il nostro progetto. In questo momento ci troviamo sopra la sequenza di punti che abbiamo realizzato per sostituire un punto alto. Accanto a noi abbiamo una seconda maglia alta e la catenella di separazione che va a formare questo spazio. Sul punto alto successivo vi entriamo e lavoriamo un punto bassissimo. Ci troviamo ora davanti alla catenella e lo spazio sottostante, dove dobbiamo ripetere la stessa sequenza di punti che abbiamo lavorato nel giro precedente.
Con l'uncinetto passiamo direttamente sotto la catenella all'interno dello spazio, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Prendiamo il filo, questo qui, a sinistra del punto basso che abbiamo appena lavorato, vi entriamo all'interno e lavoriamo un secondo punto basso. Con questa sequenza di punti realizziamo la prima maglia alta di questo giro, che andiamo a segnare con un marcatore. Il marcatore ci indica la maglia nella quale dovremo entrare per chiudere con un punto bassissimo questo giro una volta che l'avremo completato. Dobbiamo continuare la nostra sequenza. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo all'interno dello spazio e lavoriamo un punto alto. Catenella di separazione e nello stesso spazio lavoriamo una e 2 maglie alte. Ed ecco qui la nostra sequenza di punti. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte all'interno dello spazio sotto la catenella lavorata nel giro precedente. Davanti a noi abbiamo una nuova sequenza di punti lavorata nel giro precedente. Dobbiamo saltare tutte le maglie che ci si presentano e andare qui, sempre nello spazio sotto la catenella, dove andiamo direttamente a ripetere la nostra sequenza. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, ottenendo questo risultato. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro e tutti i giri successivi. Per ciascuna sequenza che si presenta davanti a noi dobbiamo prendere in considerazione solamente lo spazio qui, sotto la catenella di separazione. Al di sotto di questo spazio dobbiamo creare una nuova sequenza e continuare in questo modo fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Giro che andiamo a concludere dopo aver lavorato la nostra ultima sequenza sopra la maglia che abbiamo segnato con il marcatore. Entriamo all'interno della maglia, prendiamo il filo punto bassissimo, sulla maglia alta successiva lavoriamo un secondo punto bassissimo e siamo pronti a cominciare un nuovo giro lavorando la nostra sequenza di punti all'interno di questo spazio. Il primo punto lo andiamo a sostituire sempre con 2 maglie basse lavorate una dentro l'altra. Su questa maglia andremo ad applicare nuovamente il marcatore e proseguiremo poi con la nostra sequenza di punti. Ripetiamo quindi i passaggi che abbiamo visto insieme, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho raggiunto un'altezza complessiva di circa 16 cm. Questa misura è a vostro gusto. Potete infatti replicare lo scaldacollo con la mia stessa misura, potete farlo più alto oppure più corto. Vediamo ora insieme come concludere definitivamente il nostro progetto, andando a ricreare un effetto identico a quello che abbiamo ottenuto qui nella parte inferiore del progetto. È vero che la nostra lavorazione ha una sorta di verso, di direzione, ma creando questo effetto di rifinitura nella parte superiore andremo comunque a creare continuità con la parte inferiore del progetto. Realizzata quindi la nostra ultima sequenza di punti, andiamo a chiudere questo giro come abbiamo fatto per i precedenti, realizzando un punto bassissimo. Realizziamo una maglia bassissima sul punto alto successivo e qui, nello spazio sotto la catenella al centro di questa sequenza, lavoriamo un altro punto bassissimo e aggiungiamo poi 3 catenelle di separazione. Vi consiglio di lavorarle molto morbide.
Dopodiché saltiamo tutti i punti che ci si presentano e andiamo qui, sotto la catenella della sequenza successiva, dove lavoriamo un punto bassissimo. In questo modo lavoriamo 3 catenelle, ci spostiamo sotto la catenella di separazione della sequenza successiva, dove andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Lavoriamo 3 catenelle di separazione, ci spostiamo sotto la sequenza di punti successiva e sotto la catenella lavoriamo un punto bassissimo. Proseguiamo ripetendo questi passaggi fino ad arrivare al termine del nostro giro. Arrivati al termine del giro, dopo aver lavorato una maglia bassissima sull'ultima sequenza e le 3 catenelle di separazione, andiamo qui, sotto la prima sequenza di punti del nostro giro e sotto la catenella realizziamo l'ultimo punto bassissimo. Non ci resta ora che allungare la nostra asola, sfilare l'uncinetto, tagliare il filo e andare a bloccarlo all'interno del lavoro. Come anticipato, ho deciso di non utilizzare tutto il filato. Vi mostro la quantità avanzata, perfetta per creare un secondo scaldacollo. Vi riporto nuovamente le misure del mio progetto. Abbiamo una circonferenza di circa 160 cm, poiché volevo uno scaldacollo con triplice incrocio, per un'altezza complessiva di circa 16,5 cm. Ovviamente voi potete personalizzare tutte queste misure in base alle vostre esigenze. Vi consiglio perciò di fare sempre un campione prima di cominciare il vostro progetto, così da decidere le misure a voi più congeniali. Siamo così arrivati al termine di questo video tutorial che spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio sotto il video. Abbiamo realizzato insieme passo passo uno scaldacollo leggermente traforato, super colorato e super morbido, che potrete completamente personalizzare nelle misure e replicare ovviamente con qualsiasi tipologia di filato. Come potete vedere è super in multicolor, ma molto bello anche monocolore, e se andrete a replicarlo fatemi poi vedere il vostro risultato inviandomi una foto su tutti i miei profili social. Trovate nel box informazioni sotto il video il link alla pagina Facebook, al profilo di Instagram. Insomma, aspetto le foto di tutti i vostri progetti e spero ovviamente di rivedervi molto presto in un prossimo video tutorial qui sul mio canale YouTube, dove se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi cliccando sull'apposito pulsante che trovate sotto il video. Vi auguro quindi buona creatività e ci vediamo in un prossimo contenuto. A presto!